Se c'è un meme che ho sempre adorato è quello della domanda al sequel. Mi spiego meglio. C'era questa wave di meme o memes, che dir si voglia, in cui si chiedeva: ma se X titolo ha avuto così successo, perché non esiste un X2? Esempio, se Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back ha avuto così successo, perché non esiste un Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back 2? Il meme sta tutto lì, ovvero nell'enfatizzare ancora una volta il 2 nonostante ci sia già un 2 presente. E questa cosa mi ha sempre fatto ridere. Se ci pensate, potremmo anche farlo con tutta quanta la serie di Crash Bandicoot. Per esempio, ma se Crash of the Titans ha avuto così tanto successo, perché non esiste un Crash of the Titans 2? In realtà esiste, non si chiama in quel modo, però esiste. Ma se Crash Team Racing ha avuto successo, perché non esiste un Crash Team Racing 2? Anche questa è un'ottima domanda, anche se ne esistono comunque di sequel spirituali, ma mai uno propriamente vero. Il remake potrebbe essere inteso come sequel, però non so fino a che punto. Ma se Crash to Insanity ha avuto così tanto successo, perché non esiste un Crash to Insanity 2? Fa ancora male. Ma se Crash Bash ha avuto così tanto successo, perché non esiste un Crash Bash 2? Occhio, non dite ste cose che poi si scatena il putiferio, che c'è gente che vuole il remake, non ne posso più veramente. Ma se Crash Boom Bang ha avuto così tanto successo, se, in un altro universo magari, perché non esiste un Crash Boom Bang 2? Esiste. Sigla. Salve a tutti i crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono Daniq94 del Crash Bandicoot Zone. Prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale e di spuntare la campanellina. Se l'avete fatto oppure non avete intenzione di farlo, proseguite con il video. Ci sono giochi che meritano sequel e altri che non lo meritano affatto. I sequel, giustamente, si basano sempre sulle vendite del gioco precedente. Cribbio, Crash 2 è esistito proprio grazie al successo di Crash 1, Crash Mind Over Mutant è esistito grazie al successo di Crash of the Titans e così via, fino alla fine dei tempi o fin dall'inizio dei tempi del mondo videoludico. Ma allora, ed I repeat, e allora, perché questo gioco, lui, ha un sequel? Ma soprattutto, che sequel è? Ho distrutto mezzo mondo. Quello di cui parleremo oggi è il sequel perduto di Crash Boom Bang. Perduto, misterioso e molto probabilmente che non giocheremo mai. Sto parlando di Chokkan Crash Bandicoot. Chokkan Crash Bandicoot, Chokkan significa intuition, se non vado errato, quindi sarebbe tipo Crash Bandicoot Intuition, Crash Bandicoot Intuizione, in riferimento al movimento che si deve fare con il cellulare. È un gioco rilasciato esclusivamente in Giappone per i telefoni cellulari Docomo SH904i, una serie di cellulari usciti unicamente in Giappone, in un periodo in cui i sensori di movimento nei cellulari andavano alla stragrande, soprattutto in Giappone, patria di quei giochi stupidotti in cui bisognava utilizzare tante volte questa feature. Il gioco utilizza lo stesso engine di Crash Boom Bang, addirittura ha lo stesso stile grafico del gioco per DS, ma con nuovi minigiochi in cui controlli solo Crash Bandicoot. Il gioco, come dicevo prima, utilizza unicamente i sensori di movimento, che richiedono al giocatore di eseguire diversi gesti con il telefono. Il gioco è sostanzialmente un sequel in tutto e per tutto di Crash Boom Bang. E la cosa più divertente e più carina di questo giochino è che ogni minigioco richiede un determinato tipo di movimento da parte del giocatore. Alcuni esempi sono il lancio del martello, in cui bisogna far oscillare il telefono in cerchio, quindi in parole povere così, ovviamente cercando di non far cadere il cellulare dalle mani perché se no sono bestemmie. Lo slalom, in cui bisogna semplicemente inclinare il cellulare da destra a sinistra per far fare lo slalom a Crash su una discesa innevata su degli sci, ed infine la caduta libera, in cui bisogna prendere il cellulare e spostarlo per far spostare Crash in tal modo da evitare ostacoli o prendere Wumpa o casse.
Questo gioco è letteralmente introvabile. Prima di tutto perché veniva venduto insieme ai cellulari Docomo, che non sono mai usciti fuori dal Giappone. Di conseguenza neanche Chokkan Crash Bandicoot è mai uscito. Il gioco non è mai uscito al di fuori del Giappone, non esiste una ROM o comunque un file JAR o Java, di conseguenza è davvero un lost media, però a giudicare dalla qualità del titolo, che funge da predecessore a Chokkan Crash Bandicoot, forse non abbiamo perso nulla di valore. Certo, è un peccato, lato collezionismo, non poter ottenere un gioco di questo calibro. Ricordo il video di Caddicarus in cui ha comprato letteralmente un Docomo che però non funzionava e ha speso parecchi soldi, e ritrovarsi un cellulare pagato a prezzo pieno, forse addirittura 10 volte il suo valore di mercato, sia all'epoca che oggi, per poi non avere nulla perché non neanche si accende, non credo che sia una buona spesa. Il web, come sempre, comunque ci delizia con le sue sorprese, quindi magari in futuro potremmo avere una ROM di Chokkan Crash Bandicoot, ma sarà un po' difficile da giocare su computer se bisogna utilizzare il cellulare in movimento. Ovviamente ricorderete che nelle settimane scorse abbiamo organizzato un torneo di Crash Team Racing Nitro Fueled chiamato Crash Team Racing Road to Rumble, in cui il vincitore avrebbe vinto poi una maglietta speciale a tema Crash Team Racing Road to Rumble e Crash Bandicoot Zone. Il vincitore, il nostro caro Karma, riceverà in questi giorni questa stupenda maglietta targata Crash Zone. Grazie mille a tutti per aver partecipato, grazie mille a 17M, Vaniz e Praxism e a tutti quanti i partecipanti dello Zone e non. Avete fatto un grandissimo torneo e sono contento che tutto sia andato per il meglio. Spero che in futuro ce ne siano di altri, magari con altri videogiochi della serie. Ovviamente complimenti ancora a Karma e spero che, quando ti arriverà la maglietta, mi invierai una bella fotografia mentre la stai indossando. Il gioco, proprio come Crash Boom Bang, era prodotto dalla DIMS, ovvero gli ideatori di Dragon Ball Budokai 1, 2, 3, Infinite World, Xenoverse 1, 2 e Super Dragon Ball Heroes. Non ho mai capito questa scelta di Vivendi di affidare il brand di Crash per il 10° anniversario a DIMS. Per di più, appunto, Chokkan è uscito nel 2007, quindi è uscito un anno dopo Crash Boom Bang. Non lo so, forse è andata meglio a noi che ci è capitato Crash of the Titans. E davvero non c'è purtroppo altro da dire, se non che negli ultimi tempi, all'incirca 4-5 anni se non vado errato, è stato pubblicato su YouTube e su Twitter un brevissimo video gameplay in cui si vedono alcuni minigiochi come la caduta libera, ed è stato pubblicato come shorts su YouTube da Wukeko 1632, che molto probabilmente in tutto il Giappone ha un Docomo ancora funzionante. E scusate se è poco, io fossi lui lo terrei in una teca, magari sotto carica, perché non si sa mai, la batteria potrebbe esplodere da un momento all'altro. La cosa però che possiamo notare in questo gameplay è che lui sta utilizzando la tastiera per controllare Crash. Quindi tutto quello che ci è stato insegnato dal Crash Mania e da HP Zoner forse ha un fondo di verità, questo è certo, ma non era l'unica possibilità per giocare a Chokkan Crash Bandicoot. Molto probabilmente si poteva giocare con i controlli muovendo il cellulare, ma anche con la tastiera, nel caso magari non si potessero fare movimenti di questo tipo. Purtroppo sono quei tipi di misteri che ci porteremo molto probabilmente nella tomba. Oddio, non credo che saranno così pesanti come misteri, però sapete quello che intendo. Detto questo, io credo che alla fine viviamo in una linea del tempo, in una timeline in cui Crash Bash non ha ricevuto né un remake né un sequel, ma Crash Boom Bang ha ricevuto un sequel. Quindi, tornando a fare un giro completo, se Crash Bash è così amato, perché non esiste un Crash Bash 2? E perché esiste un Crash Boom Bang 2? Scacco matto, fan di Crash Bash. Con questo possiamo definire Chokkan Crash Bandicoot come uno dei pochissimi lost media di Crash Bandicoot, insieme ai giochi della Takara Tomy,
ovvero i Pakislot, non so come si pronunci, e ad alcuni giochi Java presenti nel Crash Village, nel sito crashbandicoot-europe.com, il vecchissimo sito ufficiale, e altri giochi in Flash, come questi ultimi da me elencati, presenti in Crash e Spyro Adventure World, di cui magari parlerò in futuro, chi lo sa, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Bene Crashari, anche per oggi questo video è finito e sia sempre lode a questo giocone immenso. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo una pagina Facebook, una pagina Twitter, una pagina Instagram, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Avete soltanto l'imbarazzo della scelta. Decidete voi cosa cliccare per entrare a far parte della community più vecchia e longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e come sempre viva Crash Bandicoot! Quando ero piccolo non potevo comprare un Docomo per provare questo Choc Crash Bandicoot. Adesso che sono grande e mi posso permettere qualche soldo in più, non lo comprerò comunque.